Saluto tutti, sono Gabriele Perilli del ristorante La Conca. Sono ad Amatrice, sono nel mio ristorante e faccio vedere come si fa la vera matriciana. Gli ingredienti per la matriciana: guanciale stagionato, pecorino, pomodoro, spaghetti, sale, un po' di pepe e un pezzettino di peperoncino. Iniziamo pulendo il guanciale. Leviamo tutto il grasso, il rancico, lo puliamo bene. Leviamo altro grasso, altro rancico, giallognolo e il guanciale pulito. Poi cambiamo il coltello e facciamo le fettine, togliendo la prima e poi facciamo tutte strisce. Leviamo le due punte, poi tagliamo i dadini, possibilmente uniformi. Il guanciale è pronto per metterlo in padella. Alzo i fuochi. Sta sciogliendo già, senza olio. Ci siamo quasi. Do una sfumatina di vino bianco. Aggiungo il pomodoro. Metto un po' di sale e un pezzettino di peperoncino. Il peperoncino non deve friggere, altrimenti diventa amaro. Mentre la salsa si cuoce, metto a cuocere la pasta. Una giratina, aspettiamo cottura, circa 10-12 minuti, come il cliente lo vuole. Sto scolando gli spaghetti, li verso sulla salsa. Mantecando gli spaghetti, aggiungo il pecorino, la mantecazione e la pasta è pronta. Arriva l'impiattamento. Sopra la sua salsa, aggiungo del pecorino locale. Questa è la matriciana fatta da Amatrice, da Gabriele Perilli. Un saluto e un buon appetito. Ciao, sono Angelo Troiani, sono lo chef del ristorante Il Convivio a Roma in via dei Soldati 31. Oggi vi propongo la matriciana, un piatto che rappresenta il convivio, un piatto che faccio da 29 anni. Gli ingredienti sono spaghettone monograno, pecorino romano di fattura artigianale, un mix di aceti, aceto di vino rosso vecchio, un goccio di aceto balsamico, pomodori pelati al naturale, cipolla, guanciale stagionato, pepe, peperoncino. Il guanciale deve essere ben stagionato, è la prima regola. Da cosa ce ne possiamo accorgere anche quando lo acquistiamo? Dalla parte della cotenna. Vedete, è scura, molto dura e aggrinzita. Tolgo tutta la parte ossidata, il giallo. Ovviamente pulirò solo la quantità giusta per poter fare la ricetta di questo momento. Taglio di guanciale abbastanza sottile. Questo lo utilizzerò per fare il sugo. Ci siamo. Ora ne taglio altrettanto, ma nello spessore del doppio rispetto al primo guanciale. Questo è il guanciale che utilizzo per fare il guanciale croccante, che vado a tagliare più a losanga per fare gli stick croccanti. Un taglio un po' trasversale
e prendo la parte grassa e la parte magra, cioè ogni stick deve essere completo delle due parti. Non deve essere troppo spesso, altrimenti quando lo mangiamo sentiamo una parte molto salata, molto sapida. Non troppo fino, altrimenti rimane soltanto croccante e se l'anima non è giusta, diciamo, perdiamo un pochino di sapore del guanciale. Ecco, ora la cipolla, utilizzo cipolla rossa o cipolla gialla a seconda del periodo, diciamo una cipolla abbastanza dolce perché la cipolla conferisce appunto questa nota dolciastra, oltre che comunque caratteristica, riconoscibile e anche aromatica, perché la cipolla ha un suo profumo. Non ne va molta, la taglio fine fine. Questa è abbondante, non ne utilizzerò così tanta. Ora sbollentiamo i pomodori. Pratico un'incisione a X. Dopo aver praticato il taglio li buttiamo per poco tempo, pochi secondi, una decina, a seconda della maturazione del pomodoro, dentro l'acqua bollente. E poi li tuffiamo, li immergiamo in acqua fredda ghiacciata. Questo ci serve a fermare, diciamo, l'inizio del processo di cottura. Una volta raffreddato il pomodoro, lo spello, vedete? Così porto via solo la pelle, senza la polpa sotto. Sotto la buccia abbiamo sapore ma anche molti elementi nutritivi ed è per questo che rischio quasi di cuocerlo un pochino meno anziché un po' di più. Proseguo, taglio, tolgo la parte verde e ora abbatto il pomodoro. Lo faccio battuto bene, non deve rimanere il pomodoro a pezzi, altrimenti rimane proprio il sapore del pomodoro e non succede quell'alchimia che trasforma un semplice sugo di pomodoro con il guanciale in amatriciana. Il mio consiglio è comunque sempre di batterlo al coltello e di non passarlo ad un mixer, perché tritando molto velocemente incameriamo aria e ci verrà un sugo, diciamo, più chiaro, meno caratteristico. Pulisco il pecorino, vedete una pasta gialla, vedete quanta puntinatura bianca? Questi puntini sono la quantità di proteina. Il formaggio stagionato, più è ricco di questi puntini, più vuol dire che ha un valore proteico importante e più è predisposto alla stagionatura. Ora ne pulisco soltanto un pezzo. La padella, metto giù il guanciale tagliato fine. Ora, come la padella prende calore, il guanciale si staccherà una fetta dall'altra. In quest'altro su te, fuoco basso, faccio andare il guanciale croccante. Non utilizzo altri grassi perché la quantità di grasso e di magro l'ho deciso prima. Ora, come la padella prende un pochino di temperatura, abbasso il fuoco. Il guanciale devo dargli il tempo giusto, si deve sciogliere lentamente nel suo grasso, il grasso deve rimanere bianco, altrimenti diventa acre, indigesto e ci fa male. Ora la cipolla cede l'acqua, abbassa la temperatura e ferma la cottura del guanciale. Bagno con l'aceto. Vedete? Comincia a strappare. Quando l'aceto si comincia a strappare dal grasso vuol dire che è ora, perché ho in parte caramellizzato gli zuccheri e in parte mantengo ancora l'acidità dell'aceto. Quindi pomodoro pelato, come dicevo prima, al naturale, senza salsa, senza passate, e una parte di pomodoro rosso fresco. Il profumo del guanciale, del pepe fresco, devono rimanere integri e perché questo succeda non possiamo cuocerla più di un tot di tempo. Difatti ora butto giù la pasta, uno spaghettone grosso, 14 minuti di cottura, lo fermo a 12. Un pizzico di sale e non rimane che un pizzico di peperoncino a gusto. La matriciana è un piatto un po' piccante, quindi un pizzico di peperoncino ed anche un pochino di pepe. Non era nel guanciale, quello del guanciale l'abbiamo tolto, pepe vecchio ossidato, era invece pepe fresco.
Ultimo passaggio, vediamo il guanciale dal grasso di cottura. Questo è il guanciale con cui vado a completare la matriciana, la parte croccante. Un attimo prima che la pasta è cotta, tolgo il guanciale che ho utilizzato per fare il sugo. Vedete ormai come è sfinito, è sfibrato, ha ceduto tutto al sugo. Questo è quello che io volevo. E ora lo tolgo perché poi lo sostituisco con il guanciale croccante. Utilizzo il doppio del guanciale che dovrei utilizzare, ma utilizzo la stessa quantità, cioè ne mangerò sempre la stessa quantità perché una parte la toglierò. Ora faccio trovare alla pasta un sugo molto tirato, molto asciutto, bello denso. Questo perché così con poche spadellate il sugo si attacca alla pasta, non faccio uscire l'amido dalla pasta e avrò dei sapori ben contraddistinti. Infine metto il pecorino e anche lì lo tocco appena appena, perché anche il pecorino non si deve sciogliere, si deve azzeccare la pasta ma non si deve sciogliere. La pasta è cotta, molto al dente, la scolo molto bene. Il sugo si attacca subito alla pasta. A me piace la pasta asciutta, come dice la parola, asciutta, quindi non i sedimenti, non il grasso che esce fuori. Pecorino grossolano. Adesso passiamo all'impiattamento. Come vedete il sugo è attaccato alla pasta, è azzeccato alla pasta, si vedono ancora i puntini bianchi del pecorino. Quindi completo con il guanciale croccante, ancora un pochino di pecorino. E il piatto è finito. Ciao!